Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato come è stato risolto uno dei misteri che gli alchimisti europei vi incapparono 400 anni fa, quando scoprirono l'oro fulminante, e delle importanti implicazioni pratiche e nuove strade di ricerca che questo risultato potrebbe aprire. Il mistero di cui stiamo parlando riguarda uno dei primi esplosivi ad alto potenziale mai scoperto. La sua storia è legata alla fitta serie di ricerche alchemiche che avevano come obiettivo finale la creazione della leggendaria pietra filosofale. Furono proprio queste ricerche, infatti, che nel 1500 condussero alla scoperta degli esplosivi ad alto potenziale. L'oro fulminante era, appunto, uno di questi. In generale, i fulminati sono sali che contengono un particolare anione, chiamato cianato, ed è un anione triatomico, formato da un atomo di carbonio, uno di azoto e uno di ossigeno, con una carica negativa. Essi sono noti da parecchio tempo, visto che sono relativamente facili da preparare, ed erano quindi stati già scoperti da alcuni alchimisti 400 anni fa. In particolare, la preparazione del fulminato d'oro, detto anche oro fulminante, venne descritta per la prima volta nel 1585 dall'alchimista tedesco Sebald Schweitzer in un libro intitolato Crisopoeia schweizeriana. Il termine crisopoeia indica la grande opera, magnum opus in latino, nella quale è previsto, tra l'altro, anche la trasmutazione dei metalli comuni in oro, uno dei sogni illusori degli alchimisti, che sarebbe stato realizzabile attraverso la mitica pietra filosofale, oltre a realizzare con essa il prolungamento a tempo indeterminato della vita, la panacea universale, cioè la cura di ogni malattia, l'homunculus, cioè la creazione della vita, ed infine arrivare all'onniscienza, cioè raggiungere il massimo della conoscenza in tutti i campi del sapere. Parlare di alchimia e alchimisti, al giorno d'oggi, può fare un po' sorridere. Si tende immediatamente a pensare a personaggi che armeggiano con pozioni e intrugli allo scopo di trasmutare i metalli vili in oro. Ciò che però perdiamo di vista, aggrappandoci a questo immaginario esoterico, è che in realtà spesso gli alchimisti erano attentissimi studiosi, che analizzavano una moltitudine di fenomeni chimici e si ponevano moltissimi quesiti. L'oro fulminante, una volta scoperto dagli alchimisti, è stato molto popolare, perché era facile da fare, divertente da usare ed ha anche un effetto visivo interessante. Emette un insolito fumo viola quando esplode. Nonostante la sua composizione chimica sia stata compresa a fondo da secoli, il motivo di quel fumo viola ha sfidato la scienza fino ad oggi. Questo mistero ha trovato la sua soluzione proprio di recente. Un team di scienziati dell'Università di Bristol, infatti nel 2023, ha ufficialmente risolto questo mistero alchemico che per ben 400 anni è sembrato inesplicabile. Spesso occorre pazienza, studio e molto tempo prima di riuscire ad avere risposte a fenomeni che ci sembrano difficili da spiegare. Uno di questi fenomeni riguarda l'oro cosiddetto fulminante, dall'elevato potenziale esplosivo, che nel momento in cui questo esplode, produce un misterioso fumo di colore viola. Il motivo dietro questa reazione chimica è rimasto un interrogativo per ben 400 anni. In questi lunghissimi 400 anni di tempo, varie ipotesi si sono susseguite al riguardo, senza però riuscire a trovare la risposta giusta. Molti importanti scienziati del XVII, XVIII e XIX secolo si sono impegnati nella risoluzione di questo mistero, fra cui Jöns Jacob Berzelius, che perse provvisoriamente la vista nel momento in cui, nel 1809, fece cadere un recipiente che conteneva oro fulminante. Le schegge, oltre che negli occhi, finirono sulla sua mano causando cicatrici indelebili di colore viola. L'oro fulminante è una sostanza composta da oro e azoto, ed è conosciuto per la sua estrema sensibilità agli urti, alla pressione, alle variazioni di temperatura, al calore e ad altre forme di stimolazione. Il chimico britannico Edward Charles Howard nel 1786 contribuì alla comprensione delle proprietà esplosive delle sostanze chimiche contenenti azoto. Howard chiamò la sostanza oro fulminante a causa del suo alto potere esplosivo, ma in seguito il chimico britannico William Hyde Wollaston ne migliorò il processo di preparazione. L'oro fulminante si presenta sotto forma di polvere gialla o in cristalli incolori e proprio per la sua elevata instabilità è stato utilizzato in passato come innesco per munizioni e polvere da sparo. Tuttavia, a causa della sua pericolosità e della sua propensione a esplodere spontaneamente, il suo utilizzo in questo senso è stato gradualmente sostituito, nel corso del tempo, da altre sostanze più sicure, come il fulminato di mercurio, che è più sicuro ad esempio per fare detonare le cartucce delle armi da fuoco o gli esplosivi come la dinamite. Ad oggi, l'uso e la manipolazione dell'oro fulminante sono fortemente regolamentati, e la sua produzione è limitata e controllata da normative rigorose sulla sicurezza.
Nonostante si conosca molto su questo materiale, restava una sua tipica caratteristica da spiegare: il motivo del fumo viola rilasciato dalla sua esplosione. L'oro fulminante a rigore non è un fulminato chimico, ma una miscela di composti diversi, tra cui composti di oro complessati con ammoniaca, che sono i principali responsabili della sua alta capacità esplosiva. Il nome deriva dal latino fulmen, che significa fulmine, e fu al centro dell'attenzione degli alchimisti sin dal XVI secolo, quando il tedesco Sebald Schweitzer, intorno al 1585, lo citò spiegando di voler creare un bellissimo aurum fulminans di colore viola in 4 giorni. Lo strano colore del fumo emesso, che seguiva l'esplosione dell'oro fulminante, è stato a lungo oggetto di ipotesi e congetture d'ogni tipo. I più mistici fra gli alchimisti davano a quel viola così intenso interpretazioni magiche, sottolineando che il viola è un colore spesso legato alla spiritualità, e che la spiegazione più semplice fosse una dimostrazione soprannaturale di un'evoluzione o di una transizione in corso. Gli alchimisti, che invece si ancoravano saldamente alle proprie conoscenze chimiche, fisiche e farmaceutiche, davano altre spiegazioni, decisamente più credibili, pur non avendo gli strumenti necessari a dimostrarlo, ma, raccogliendo prove circostanziali, sostenevano che quel fumo potesse essere, in qualche modo, il risultato di particelle d'oro che vengono sputate via al momento dell'esplosione. Soltanto oggi, tuttavia, gli scienziati sono riusciti a risolvere l'arcano legato proprio a questo fumo viola. Il team dell'Università di Bristol, Inghilterra, guidato da Simon Hall, ha risolto questo mistero che ammantava l'oro fulminante da secoli. Il motivo sarebbe da imputare al fatto che il fumo viola contiene nanoparticelle di oro, le cui dimensioni sono in grado di provocare oscillazioni ondulatorie nelle nuvole di elettroni. Le nanoparticelle interagiscono con la luce assorbendo alcune delle lunghezze d'onda e riflettendo quelle con la lunghezza d'onda maggiore rispetto alle oscillazioni nelle nuvole di elettroni. Questo, sebbene fosse stato precedentemente teorizzato, non era mai stato dimostrato mediante un esperimento. Gli scienziati hanno quindi, per prima cosa, realizzato l'oro fulminante, per poi far esplodere alcuni campioni da 5 mg su un foglio di alluminio che era stato surriscaldato. In seguito hanno ingabbiato il fumo tramite reti realizzate in rame ed analizzato tramite un microscopio elettronico a trasmissione. L'oro fulminante, il primo composto altamente esplosivo scoperto, si disintegra in una misteriosa nuvola di fumo viola, la cui natura è stata ipotizzata sin dalla sua scoperta nel 1585. I ricercatori dell'Università di Bristol, in questo studio, dimostrano che il colore viola del fumo è dovuto alla presenza di nanoparticelle d'oro in esso. Le nanoparticelle sferiche d'oro presentavano dimensioni che variano dai 30 nanometri ai 300 nanometri, confermando quindi l'idea che fosse proprio l'oro a produrre il fumo viola. Questo spiega anche perché le cicatrici di Berzelius, sulla mano, fossero proprio di questo colore. La lunghezza d'onda della luce viola ha un intervallo di lunghezza d'onda intorno ai 400 nanometri. L'oro fulminante veniva spesso utilizzato dagli alchimisti per rivestire gli oggetti con una patina di colore viola e, da lungo tempo, tra le varie ipotesi si era anche ipotizzato che in qualche modo c'entrasse l'oro nel colore viola del fumo sprigionato nell'esplosione dell'oro fulminante. Ma solo lo studio dei chimici dell'Università di Bristol nel 2023 ha dimostrato che questo colore del fumo è dovuto proprio alla presenza di oro elementare sotto forma di nanoparticelle. Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni pratiche e aprire nuove strade di ricerca nel campo delle nanoparticelle metalliche. Questa scoperta non solo rappresenta una rara vittoria per gli appassionati di alchimia, ma apre anche nuove frontiere nella comprensione delle reazioni chimiche e delle loro applicazioni. La ricerca potrebbe avere implicazioni significative in campi diversi, offrendo nuove prospettive per la sintesi rapida e precisa di nanoparticelle metalliche superregolari. Con questa scoperta, il team di ricerca dell'Università di Bristol ha intenzione di utilizzare gli stessi metodi per indagare sul fumo prodotto da altri fulminati metallici come platino, argento, piombo e mercurio. Questi fulminati metallici hanno anch'essi una natura misteriosa e risolvere il loro segreto potrebbe avere importanti implicazioni pratiche. Ad esempio, la sintesi rapida e precisa di nanoparticelle metalliche, perfettamente sferiche, potrebbe essere utile in campi come la medicina, la bioingegneria e le nanotecnologie. Infine, sulla paternità della scoperta dell'oro fulminante non c'è una unanimità. Secondo molti storici della chimica, a scoprire per la prima volta l'oro fulminante fu il produttore di sale tedesco Johann Tolde, il quale pubblicò la ricetta sotto il falso nome di Basilio Valentino nel 1599, nel trattato Le 12 chiavi della filosofia. In ogni caso, il mistero del fumo viola dell'oro fulminante è stato finalmente e definitivamente risolto. Questo è tutto.
Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale. A te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.